Nel marzo del 2023, il Department of Energy americano ha fatto una cosa che non accadeva da 40 anni. Ha preso un documento desecretato l'anno prima e lo ha cancellato dal pubblico dominio. Sparito dai database accessibili, nascosto di nuovo. Il documento riguardava un singolo test nucleare del 1962. Il nome in codice era Housatonic e quello che contiene oggi qualcuno pensa sia troppo pericoloso per esistere fuori da una cassaforte. Tutti conoscono il design Teller-Ulam, l'architettura standard che ha definito la guerra fredda. Ma quasi nessuno sa che nei laboratori segreti del Lawrence Livermore, negli stessi anni, un giovane fisico stava piegando la geometria dell'universo per creare qualcosa di diverso. Il progetto si chiamava Ripple, increspatura, e quello che accadde sopra il Pacifico quell'ottobre cambiò qualcosa di così profondo nella fisica delle armi nucleari e che, 60 anni dopo, il governo americano preferisce che tu non lo ricordi. Scendiamo particella per particella in quel laboratorio. Nel prossimo minuto capirai perché Livermore era ossessionata da un'idea. Ma il vero segreto arriverà molto più tardi. Immagina due fratelli geniali chiusi in una stanza, pronti a distruggersi. Il maggiore, Los Alamos, è la rockstar. Ha inventato l'atomica e, nel 1951, ha risolto il puzzle dell'idrogeno con il Teller-Ulam. Il minore, il Lawrence Livermore, è nato da poco ed è divorato dal complesso di inferiorità. Come superi l'inventore dell'arma definitiva? Non copiando. I fisici di Livermore detestavano il Teller-Ulam. Per un teorico puro, quel design era un compromesso brutale. Nel Pacifico, i test sollevavano funghi atomici che oscuravano il cielo, ma i calcoli matematici parlavano chiaro. Stavamo usando la forza bruta per ottenere ciò che la natura fa con eleganza. Fermati un attimo. Pensa alla pressione di quei giorni. I sovietici avevano appena sganciato la bomba Tsar, 50 megatoni, un lampo visibile a 1000 chilometri di distanza. Nella gara della forza bruta, Mosca stava vincendo. Livermore capì che la risposta non era costruire un martello più grande, ma un bisturi più affilato. Dovevano smantellare e ripensare l'intera architettura dell'accensione termonucleare. E per capire cosa c'era di sbagliato, dobbiamo guardare dentro il cuore stesso del mostro. Entriamo nel nucleo del Teller-Ulam, l'architettura su cui si basa l'intero arsenale nucleare globale. Pensa a questo meccanismo, come all'atto di innescare un barile di polvere da sparo, non con il fuoco, ma con pura luce estrema. In un cilindro di metallo pesante troviamo due elementi. In cima il primario, una sfera di plutonio, una bomba a fissione convenzionale. In basso il secondario, un cilindro di litio e deuterio. Quando il primario esplode, non è l'onda d'urto fisica a innescare il secondario, è una tempesta di raggi X. Questa radiazione inonda il contenitore alla velocità della luce, trasformando le pareti interne in un plasma a milioni di gradi. Il plasma si espande, comprime il cilindro secondario con una forza incalcolabile, schiacciando gli atomi di idrogeno fino a fonderli. Sulla carta, usare la radiazione per aggirare i limiti degli esplosivi chimici è un approccio elegante. Ma quando rallentiamo il tempo e applichiamo la lente della fluidodinamica avanzata, la perfezione teorica crolla. Il processo si rivela un incubo caotico, perché la geometria stessa di questo cilindro nasconde un difetto fatale. Rallentiamo il tempo a una frazione di miliardesimo di secondo. La radiazione arriva dall'alto, dal primario, e cola lungo i lati del cilindro secondario. Immagina di prendere un palloncino pieno d'acqua e stringerlo con violenza usando solo una mano da un lato. L'acqua schizzerà via dalla parte opposta, deformando la gomma in modo grottesco. Questo è l'esatto destino del nucleo di fusione. Le onde di pressione colpiscono il cilindro di lato. La compressione non è simmetrica. Genera turbolenze, onde d'urto disallineate e caos. Il plasma, invece di convergere in un singolo,
perfetto punto centrale, si contorce, si ribella. Entrano in gioco le instabilità di Rayleigh-Taylor. I materiali pesanti penetrano in quelli leggeri, sbranando la reazione prima che raggiunga il picco. È una lotta persa in partenza contro la materia. Lo squilibrio geometrico manda in frantumi l'onda di accensione, disperdendo nel nulla un potenziale energetico immenso. I fisici lo sapevano. Lo accettavano come un male necessario. Ma questo male generava un limite ingegneristico apparentemente invalicabile. La simmetria distrugge l'efficienza. Nel design Teller-Ulam, l'esplosione è una gara contro il tempo, in cui l'arma cerca costantemente di suicidarsi. L'energia generata fa a pezzi la bomba prima che tutto il combustibile possa reagire. Pensa a un falò monumentale acceso durante un uragano. Metà della legna vola via prima ancora di prendere fuoco. I numeri sono spietati. Solo il 30, massimo 50% del combustibile termonucleare partecipa alla fusione. Il resto vaporizzato, disperso nell'atmosfera come materia inerte. Per compensare questa inefficienza abissale e ottenere la potenza voluta, i progettisti dovevano stipare la bomba di materiale extra. Un approccio pesante, ingombrante e primitivo. I fisici di Livermore leggevano questi dati e impazzivano. Sapevano che bastava mantenere il nucleo compatto per soli 3 nanosecondi in più per far schizzare la resa alle stelle. Ma la fisica del cilindro asimmetrico alzava un muro di cemento armato. E per abbattere quel muro, gli scienziati ricorsero a un trucco talmente sporco da avvelenare il pianeta. Per spremere energia da un cilindro difettoso, ricorsero a un espediente letale. Avvolsero il secondario in un massiccio guscio di uranio 238. È come avvolgere un petardo in un blocco di piombo tossico per trattenere l'esplosione, sapendo che il piombo si vaporizzerà nei polmoni di chiunque sia vicino. Questo uranio impoverito fa 2 cose. Primo, la sua immensa massa frena l'espansione del nucleo, regalandogli un istante vitale. Secondo, i neutroni veloci della fusione si schiantano contro questo guscio, innescando una seconda, colossale reazione di fissione. La potenza raddoppia, ma il prezzo è un disastro ecologico. Questa fissione esterna genera oltre il 50% del fallout radioattivo di una bomba standard. Isotopi pesanti, scorie mortali che piovono sulla Terra per decenni. Abbiamo venduto al mondo l'illusione di una bomba a fusione pulita, ma l'abbiamo riempita di uranio per mascherare una geometria scadente. I laboratori di Livermore sapevano che l'arma perfetta non avrebbe avuto bisogno di questo veleno. Dovevano solo cambiare forma. L'obiettivo era cristallino: eliminare l'uranio, massimizzare l'efficienza, dominare la simmetria. I teorici capirono che serviva una geometria immacolata. Ricordi il palloncino schiacciato con una mano? Ora immagina di immergere quello stesso palloncino nella fossa delle Marianne. Nell'abisso nero, la pressione dell'acqua lo stritola da ogni singola direzione in modo identico. Lo comprime in un volume microscopico, ma lo mantiene perfettamente sferico. Questa è la compressione sferica ideale, il santo graal della fluidodinamica. Se comprimi il combustibile in modo uniforme da ogni angolo, le instabilità svaniscono. La densità centrale tocca valori astronomici e l'efficienza sfiora il 100%. Ma come ottieni una pressione sferica se la radiazione arriva da una bomba piazzata rigidamente di lato? Sembrava un rompicapo senza soluzione. Un paradosso spaziale che faceva impazzire le menti più brillanti d'America. Fino a quando un giovane fisico non decise di smettere di combattere l'energia e di iniziare a dirigerla. Entra in scena John Knuckles, un giovane fisico di Livermore con un'idea così estrema da rasentare la follia. Knuckles smise di vedere l'arma come un barile di esplosivo e iniziò a trattarla come uno strumento musicale di precisione cosmica. La sua intuizione fu il progetto Ripple. Invece di un singolo colpo di martello asimmetrico,
propose un coro di onde perfettamente calcolate. Sfere dentro sfere. Strati concentrici progettati per rifrangere e manipolare i raggi X. Il design Ripple non combatteva la tempesta di plasma, la guidava. Trasformava un'onda d'urto laterale in un'increspatura perfettamente sferica che collassava fluidamente verso il centro. La matematica parlava chiaro. Questa architettura avrebbe generato la bomba suprema. Pulita, simmetrica, devastante. E così, nel buio dei laboratori classificati, prese forma il dispositivo che avrebbe reso obsoleto ogni arsenale nucleare. Ma la parte più inquietante deve ancora arrivare. Perché quando guardiamo dentro l'anatomia di questa increspatura e capiamo l'efficienza estrema di questi strati concentrici, quello che succede dopo cambia tutto quello che hai capito finora sulla distruzione. Immagina uno stagno perfettamente immobile. Lanci un sasso. L'acqua risponde con anelli concentrici che si allargano, regolari, calmi. Ora prendi questa immagine bidimensionale e invertila. Invece di espandersi, le onde convergono, tutte verso un unico punto. Questo è il cuore del progetto Ripple. Non un'unica spinta brutale, ma una sequenza matematica di impulsi di pura energia radiante. Un'onda dopo l'altra. Si stringono come un cappio invisibile attorno al cuore dell'arma. Se i vecchi design erano un martello sordo e asimmetrico, questo è un bisturi di luce. Progettato per affettare la materia con una precisione chirurgica. Ma per capire come si costruisce fisicamente un'increspatura del genere, dobbiamo scendere a livello molecolare. Per ottenere questa implosione perfetta, il team di Livermore dovette distruggere decenni di dogmi. Il vecchio cilindro fu scartato. La nuova ossessione divenne la forma perfetta, la sfera. Ti mostro l'interno di questa macchina letale. Attraversiamo il metallo. È come una matriosca russa, ma i gusci non sono di legno dipinto. Sono strati di uranio, berillio e deuteruro di litio. Tra di essi, vuoti calcolati al millimetro. Al centro esatto, il nucleo primario. Ogni singolo guscio ha un compito preciso. Cattura l'energia, la trasforma, la passa allo strato successivo. Questa architettura a cipolla è una necessità matematica. Ogni strato è una diga temporanea destinata a vaporizzarsi in una frazione di millisecondo. Eppure, incanalare questa forza bruta richiede un trucco fisico quasi impossibile. Fermati un attimo. Come fai a schiacciare una sfera in modo perfettamente uniforme, usando l'energia caotica di una bomba atomica esplosa a pochi centimetri di distanza? Quando il nucleo primario detona, vomita un uragano di raggi X. Nel design Ripple, questi fotoni non colpiscono a caso. Vengono incanalati, riflessi, ritardati. Immagina un labirinto di specchi progettato per guidare la luce solare da 1000 angolazioni diverse, fino a fondere una singola moneta. I raggi X viaggiano attraverso canali curvi. Il materiale di riempimento diventa plasma. Agisce in modo controintuitivo. Frena le onde veloci, accelera le lente. La radiazione avvolge la sfera secondaria in un abbraccio totale. La colpisce da ogni direzione contemporaneamente. Una sincronia spaccata al miliardesimo di secondo. Ma cosa succede quando la materia subisce questa pressione? Schiaccia un palloncino tra le mani, si deforma, sfugge ai lati. Questo era il limite dei vecchi cilindri. L'energia scivolava via. Qui invece la pressione arriva da ogni direzione insieme, con la precisione di un orologio atomico. Immagina un pugno che si chiude attorno a una goccia di mercurio. Ogni dito si stringe nello stesso istante, con la stessa forza. La goccia diventa una sfera densissima, senza perdere la sua forma. Questo è il cuore del Ripple. Osserviamo la simulazione. Il guscio esterno si vaporizza. L'onda d'urto viaggia verso l'interno. La simmetria è assoluta. La densità del nucleo aumenta di decine di migliaia di volte. Gli atomi di idrogeno vengono spinti in uno spazio così microscopico che collassano l'uno sull'altro. Si fondono. Da un rosso incandescente a un bianco accecante. E da questa agonia della materia nasce un risultato inaspettato.
La conseguenza di questa geometria è un'efficienza aliena per gli anni 60. Nelle armi tradizionali, gran parte del deuteruro di litio veniva spazzato via prima di potersi fondere. Uno spreco totale. Un motore mal regolato che sputa fumo nero. Il Ripple, invece, è un motore da Formula 1, progettato per estrarre il massimo da ogni singolo atomo. La compressione è talmente uniforme che la reazione attraversa il nucleo quasi per intero. Oltre il 99% del materiale brucia. Il lampo dorato nella nostra simulazione è energia pura. Poca materia sprecata. Resa esplosiva, spinta, al limite teorico per ogni grammo di peso. Un'efficienza spaventosa che porta a un effetto collaterale totalmente imprevisto. Fai attenzione. Quando parliamo di bombe termonucleari, la parola pulita è sempre relativa. Ma la differenza qui è abissale. Le vecchie bombe usavano un pesante mantello di uranio 238 per contenere l'esplosione. Quell'uranio creava la spaventosa nube di detriti radioattivi, il fallout mortale. Il Ripple non ne aveva bisogno. Pensa alla differenza tra un falò di legna secca che brucia con pochissimo fumo e una pira di vecchi pneumatici neri e tossici. Sulla sinistra ti mostro la nube velenosa di un'arma tradizionale. Sulla destra l'espansione del Ripple. L'energia è dominata quasi interamente dalla fusione pura. Genera un'onda d'urto devastante, ma lascia una frazione minuscola della contaminazione a lungo termine. Sulla carta era un capolavoro, ma bisognava costruirlo. La fisica teorica è carta e inchiostro. L'ingegneria dei materiali estremi è metallo, plastica e isotopi rari. Trasformare le equazioni di Knuckles in realtà fu un incubo. È come scrivere una sinfonia perfetta, per poi dover fondere l'ottone e intagliare il legno per costruire gli strumenti da zero. Se un solo elemento stona di un millisecondo, l'intero teatro esplode. Letteralmente. Mesi di tentativi. Computer grandi come palazzetti dello sport. Ogni strato sferico lavorato con una precisione microscopica. Un singolo graffio avrebbe causato una simmetria nell'increspatura, spegnendo la reazione. Ma pezzo dopo pezzo, l'equazione divenne solida. Il prototipo fisico era freddo, pesante, carico, pronto, e il tempo stava per scadere. L'ordigno fu imballato nel segreto più assoluto. Destinazione. Atollo di Johnston, nel cuore vuoto del Pacifico. Era il 1962. Le superpotenze stavano negoziando un trattato per bandire per sempre i test atmosferici. Il tempo, per far esplodere qualcosa nel cielo, stava per finire. Dovevano lanciare quel sasso nello stagno cosmico e misurare l'onda, prima che il mondo premesse il tasto pausa. L'increspatura termonucleare avrebbe funzionato. Quello che succede dopo cambia tutto quello che hai capito finora. Il test Housatonic illuminerà il cielo. E la rivelazione finale collegherà questa oscura bomba degli anni 60 alla fusione nucleare moderna. Ma la parte più inquietante deve ancora arrivare. E il motivo per cui questa tecnologia fu immediatamente classificata è un segreto nascosto tra le nuvole del Pacifico. Ma prima dobbiamo capire il cielo sopra Johnston. Autunno del 1962. L'atollo Johnston non è più un granello di corallo nel Pacifico. È il centro nevralgico della deterrenza nucleare americana. L'operazione Dominic sta bruciando il cielo con esplosioni atmosferiche continue per rispondere ai test sovietici. Ma il tempo sta per scadere. La politica preme per un divieto totale dei test nell'atmosfera. I fisici del Lawrence Livermore National Laboratory hanno un'ultima possibilità. Devono testare il design Ripple prima che il sipario cali per sempre. Tra decine di detonazioni, una porta il peso di una nuova era termonucleare. Il nome in codice è Housatonic. Non è solo un ordigno. È la prova del 9 per un'architettura matematica che sfida decenni di dogmi ingegneristici. Se le equazioni sulle onde concentriche sono corrette, creeranno l'arma più efficiente della storia umana. Se sbagliano di un singolo millimetro nell'allineamento dei gusci sferici,
otterranno solo un costoso fuoco d'artificio radioattivo. L'umidità tropicale dell'isola si mescola al sudore freddo dell'attesa. E quello che accadrà lassù, tra le nuvole, cambierà ogni cosa. 27 ottobre 1962. Un bombardiere B-52 fende l'aria rarefatta a migliaia di metri sopra l'oceano. Il portellone si apre. Un cilindro metallico precipita nel vuoto in caduta libera. A 2500 metri di quota, i detonatori primari scattano. In un milionesimo di secondo, l'architettura interna prende vita. Immagina 1000 fiammiferi disposti in un cerchio perfetto attorno a una goccia d'acqua. Il calore converge simultaneamente, schiacciando il centro da ogni direzione. L'energia della fissione primaria non fluisce in modo caotico, viene imbrigliata, incanalata in onde radianti perfettamente sferiche. Queste increspature termiche colpiscono i gusci concentrici del secondario. Li comprimono con una precisione geometrica millimetrica. Poi il flash. Un bagliore bianco così feroce da trasformare la notte artificiale in un giorno accecante. Il design Ripple non è più teoria matematica sulla lavagna. L'universo ha appena obbedito alla sua implacabile simmetria. Ma i numeri che gli scienziati stanno per leggere sui sismografi sono del tutto inaspettati. Ferma l'immagine. Pensa alla tua auto. Ora immagina di percorrere 1000 chilometri consumando una singola goccia di benzina. Questa è la scala dell'efficienza che stiamo osservando. Quando l'onda d'urto raggiunge gli strumenti, i barometri impazziscono. 8,3 megatoni di pura potenza distruttiva. Ma non è la forza bruta a zittire i fisici nella sala di controllo, è la resa per chilogrammo. Il design Ripple ha bruciato una frazione di combustibile nucleare mai vista prima. L'energia non viene sprecata in radiazioni asimmetriche. Ogni singolo fotone comprime e innesca la fusione. Il fuoco nucleare divora il materiale in modo pulito, implacabile. Housatonic è il trionfo assoluto dei giovani fisici del Livermore sui veterani di Los Alamos. Hanno forgiato la bomba H perfetta. Un gioiello letale pronto a riscrivere l'arsenale strategico degli Stati Uniti. Eppure, nel suo istante di massima gloria, questa meraviglia tecnologica sta per schiantarsi contro un muro invalicabile. Non di cemento, di inchiostro. 5 agosto 1963. Meno di 300 giorni dopo il lampo di Housatonic, il mondo cambia rotta. Stati Uniti, Unione Sovietica e Regno Unito firmano il trattato sul bando parziale dei test nucleari. Le esplosioni nell'atmosfera e nello spazio diventano illegali. Immagina un'orchestra sinfonica che dopo anni di prove viene chiusa in una stanza insonorizzata e privata dei suoi violini. Questo divieto è una condanna a morte per il design Ripple. Sviluppare armi tridimensionali basate su onde sferiche richiede spazi enormi e misurazioni atmosferiche millimetriche. I test sotterranei non bastano. Le pareti di roccia distorcono i dati, rendendo impossibile affinare quella complessa fluidodinamica. La spinta per dominare le increspature di energia si arresta di colpo. Il capolavoro del Livermore, l'ordigno più efficiente mai calcolato da mente umana, viene congelato prima ancora di entrare nelle linee di produzione. E il suo destino finale sarà ancora più oscuro. Che fine fa la perfezione quando diventa illegale? Viene sepolta viva. Il design Ripple sprofonda in un abisso di segretezza così totale che pronunciarne il nome diventa un rischio per la carriera. I progetti vengono timbrati, sigillati, rinchiusi in caveau climatizzati sotterranei. È come seppellire la cura di ogni malattia dentro una cassaforte in titanio e gettarla in un deserto di archivi dimenticati. L'arsenale americano ripiega su modelli precedenti, più grossolani, più pesanti, ma collaudati. La bomba H perfetta sfuma nel mito, un fantasma noto solo a una dozzina di fisici governativi. Per 60 anni, l'idea di applicare onde sferiche convergenti agli armamenti svanisce dalla letteratura scientifica globale. L'efficienza di Housatonic è
è un segreto troppo letale per rischiare che cada su scrivanie nemiche. Così, il drago di carta e uranio dorme un sonno lungo 6 decenni in un cassetto d'acciaio, fino a quando, improvvisamente, qualcuno trova la chiave. 2022. Chiediti questo. Quante volte un segreto nucleare sfugge al controllo del Pentagono? Grazie a una richiesta FOIA, un ricercatore indipendente estrae un documento storico dagli archivi del Livermore. Per la prima volta, la parola ripple e la geometria della compressione sferica appaiono in chiaro, non censurate. È come ritrovare una pagina bruciata del diario di Oppenheimer. Gli storici uniscono i frammenti. Il test Housatonic viene finalmente decodificato. Ma la luce dura un istante. Nel 2023 il governo americano esegue una manovra rarissima e chirurgica. Riclassifica il documento. Le informazioni vengono brutalmente oscurate e cancellate dal dominio pubblico, risucchiate nel buco nero della sicurezza nazionale. Perché questo panico improvviso? Perché un'equazione vecchia di 60 anni terrorizza ancora l'intelligence americana? La risposta non si trova nel passato, ma nello schermo che stai guardando proprio ora. Il terrore non è l'uranio, è la matematica. Negli anni 60, calcolare l'esatta geometria delle onde d'urto sferiche richiedeva stanze grandi come campi da basket, ripiene di valvole e i supercomputer più potenti della Terra. Oggi, gli stessi calcoli che negli anni 60 richiedevano i supercomputer più potenti del pianeta girano nei laboratori universitari, su cluster di schede grafiche che costano quanto un'automobile. Pensa al cubo di Rubik. Prima servivano mesi di analisi umane. Oggi un'intelligenza artificiale esplora milioni di combinazioni in un millisecondo. Simulare la fluidodinamica di un'increspatura nucleare non è più fantascienza, è calcolo distribuito. Se i cianografici del design Ripple fossero pubblici, nazioni con budget minimi o persino gruppi non statali potrebbero bypassare 60 anni di tentativi ed errori. Potrebbero forgiare testate termonucleari compatte e altamente efficienti, senza decenni di test reali alle spalle. Il vaso di Pandora del XXI secolo non contiene plutonio, contiene stringhe di codice. Ripple doveva tornare nell'oscurità perché, nell'era dell'intelligenza artificiale, la formula per la distruzione perfetta è il virus informatico finale. E questo ci spinge sull'orlo del precipizio. L'evoluzione tecnologica non si arresta davanti all'inchiostro di un trattato o a un timbro di segretezza. Ogni traguardo nel calcolo quantistico, ogni nuova rete neurale, forza lentamente la serratura di quel cassetto polveroso. Lo storico Alex Wallerstein, che ha passato anni a studiare i segreti nucleari americani, lo ha detto con precisione chirurgica. Quello che abbiamo scelto di dimenticare non smette di esistere. Aspetta. E da qualche parte, in un server del Department of Energy, un documento con il timbro Classified aspetta paziente che qualcuno lo riapra. La domanda che questo video non può rispondere è la più importante di tutte. È meglio che la bomba all'idrogeno perfetta non esploda mai? O è meglio che noi ci ricordiamo che potrebbe? Io sono Renderium. E questa era la fisica dei segreti che abbiamo scelto di dimenticare. Il viaggio non finisce qui, perché i prossimi 60 anni non saranno come i primi.